Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e ovviamente, come avrete già notato, due varianti. Una variante sarà affrontata con gli Everyday Witch Tarot, l'altra variante con i Witches Tarot. Quindi prima e seconda variante. Che cosa chiederemo ovviamente quest'oggi ai nostri arcani? Allora, quest'oggi sarà una stesa effettuata, una stesa d'amore ovviamente, quindi l'argomento è una relazione che voi avete in essere, relazione per la quale appunto vogliamo cercare di approfondire i sentimenti dell'altra persona. Ecco, stesa che verrà appunto effettuata con una metodologia che io non ho mai usato sul canale, un metodo nuovo, a mio avviso azzeccatissimo per stese di questo tipo. Sapete che a me piace proprio personalmente sperimentare sempre carte diverse, modalità diverse, argomenti diversi, insomma, comunque spaziare, d'accordo? Ma dato che so che comunque molti di voi ovviamente fanno e hanno come professione e professionalità appunto quella di tarologa piuttosto che cartomante, mi piace comunque anche magari darvi qualche dritta in più, qualche informazione in più. Ecco, questa è una stesa tipicamente, quella che farò oggi ovviamente, in entrambe le varianti, per entrambe le varianti, dedicata all'amore. D'accordo? Non l'ho mai, ripeto, usata sul canale, si usa molto, diciamo, ecco, nei consulti prevalentemente privati perché si vanno ad estrapolare, d'accordo, proprio i sentimenti di una persona e l'andamento futuro della relazione, però utilizzando comunque due varianti, bene o male, possiamo, ecco, diciamo, avere una copertura ideale anche un po' in un video di questo tipo, di tarologia interattiva, d'accordo? Di tarocchi interattivi. Dunque, appunto, che cosa chiediamo quest'oggi agli arcani? Quali sono i sentimenti di questa persona nei miei confronti? Cioè, che ruolo io svolgo nella vita di questa persona? Come mi vede? Quindi domande direi molto importanti, quindi inerenti non soltanto al, diciamo, campo dell'attrazione, dell'erotismo, ma cerchiamo di capire se questa persona che state frequentando prova anche, ragazzi, dei sentimenti, quindi cerchiamo di andare un po' di più nel profondo. E ovviamente cerchiamo di capire anche che progettualità però ha questa persona nei vostri confronti e come procederà nel tempo la vostra relazione a breve termine e ovviamente a lungo termine. Quindi è una lettura un po' complessa che utilizza 7 carte, ovviamente, questa modalità di stesa, ma a mio avviso è perfetta per indagare le questioni d'amore. D'accordo? Sarà, ragazzi, ovviamente, magari un video un po' lungo, ma ovviamente perché è composto da due varianti, ciascuna con 7 carte, 7 posizioni da spiegare ovviamente bene. D'accordo? Ovviamente, ragazzi, andremo a scandagliare, diciamo, ecco, quindi desideri, sentimenti, paure, dubbi, perplessità dell'altra persona, della persona che state frequentando, sia il vostro rapporto, se ovviamente il rapporto con una persona impegnata solo con voi, quindi un rapporto alla luce del sole, sia ovviamente caso in cui la vostra sia una storia clandestina, d'accordo? Quindi con una persona impegnata. Qui cerchiamo di analizzare una relazione, a prescindere dalla tipologia di relazione, libera piuttosto che segreta nascosta. D'accordo? Quindi cerchiamo proprio di capire questa persona, che cosa prova per voi, cosa vuole ovviamente da voi, come vuole impostare, d'accordo, anche il vostro rapporto nel futuro, con questo metodo che viene appunto definito il metodo dello specchio del cuore, proprio perché, come vedremo, appunto poi verranno disposte ovviamente a forma di cuore, d'accordo? Dunque, partiamo con la prima variante, quindi con gli Everyday Witch Tarot, perciò
allontaniamo dal tavolo di stesa invece i Witches Tarot e iniziamo appunto con la prima variante. E dunque, per chiunque abbia scelto per il principio di sincronicità gli Everyday Witch Tarot, cerchiamo appunto di capire la vostra persona del cuore, appunto cosa pensa, che cosa prova per voi e come procederà la vostra relazione. Vediamo un po'. Perfetto, dunque, come appunto potete vedere, questa è, come vi dicevo, una stesa dalle fattezze appunto tipicamente sentimentali, richiama, anche se vogliamo appunto la forma proprio di un cuore. Perdonate ovviamente la mia disposizione mai particolarmente artistica. Allora, 7 carte, come potete vedere. Prima posizione. In prima posizione cerchiamo di capire che cosa questa persona prova per voi. D'accordo? Quindi i sentimenti. Seconda posizione, cerchiamo di capire l'immagine che questa persona ha di voi, cioè che ruolo avete nella vita di questa persona. Terza posizione, che cosa questa persona vi nasconde. Quindi ciò che non vi dice, ciò che tiene dentro, magari per orgoglio, magari per timidezza o per confusione. Quarta posizione, che cosa vuole veramente, cosa desidera veramente da voi o dal vostro rapporto. Quinta posizione, che cosa teme, le sue paure legate a voi due, al vostro rapporto, cosa lo spaventa del vostro rapporto. Sesta e settima carta rappresentano il futuro. Quindi, sesta carta ovviamente inerente a cosa farà, quindi gli atteggiamenti, i passi, le decisioni a breve, che attuerà questa persona a breve. Settima posizione, l'esito della relazione o comunque la direzione che prenderà la vostra relazione, il vostro legame, guardando un po' più in là nel tempo. D'accordo? Comunque, man mano che scopriamo le carte, io vi ripeterò e ribadirò ovviamente a cosa corrisponde ciascuna posizione. Iniziamo dalla prima carta. Che cosa prova per voi questa persona, cioè le sue emozioni autentiche, che non sempre magari può coincidere con quello che invece questa persona magari può mostrare. La forza. E qui andiamo già, ragazzi. Qui andiamo già nel campo dell'amore. Questa è una stesa che parte non bene, benissimo, bellissima. Chi ha scelto questa variante già mi parte molto bene. La forza cosa rappresenta? Non la forza bruta, rappresenta un mix tremendamente perfetto tra sentimento ed erotismo. Cioè,
questa persona sente che con voi c'è e ci potrà essere, ovviamente anche in futuro, un dialogo importante, una complicità molto forte, un supportarsi a vicenda. Questa persona sa che voi avete carattere. Questa persona sa che voi sempre sarete al suo fianco in maniera onesta, pulita, fedele, rigorosa, determinata, coraggiosa, energica, appassionata. Questa persona vi vede così. Lui cosa prova? Ragazzi, prova amore. Allora, tanti mi parlano della forza come solo della passione. No. La forza, perché non è forza bruta? Perché si riferisce, guardate, alla forza del coraggio, della moralità, della comunicazione, della saggezza, quindi qualcosa di interiore che riesce a vincere qualsiasi, a domare, diciamo così, qualsiasi impulso, qualsiasi movimento che parta dall'istinto, dalla pancia, d'accordo? Questa persona quindi non è legata a voi solo dalla pancia, ok? Dal desiderio, dalle zone basse, ok? Del corpo, anatomiche. È legata anche dalla saggezza, appunto dall'interiorità che si sente, da un'anima che si sente molto vicina a voi. Nonostante voi possiate magari essere caratterialmente magari diversi, perché la forza parla di, vedete, due persone che magari a volte devono un po' scendere a compromessi, perché magari distanti da un punto di vista caratteriale. Ragazzi, ci sta, ognuno ha il suo carattere, voglio dire, d'accordo? Però questa persona dà per scontato, ok, che comunque tra di voi ci sia un'amalgama perfetta. Sì, si può essere diversi, va bene, d'accordo, va bene anche così, perché no? Ma non manca la complicità. Quando questa persona pensa all'intimità con voi, non pensa all'intimità del diavolo, non è diavolo, non pensa al sesso. Anche, ma non solo. Pensa, come vi ho detto all'inizio, ad un mix perfetto tra sentimento e ovviamente desiderio fisico. Quindi appagate questa persona in tutto. Quando c'è passione e sentimento, ragazzi, c'è tutto, no? Qui abbiamo un 100%. Quindi, questa persona prova amore, prova sentimenti? Assolutamente sì. Prova passione? Direi di sì. Ma non solo la passione. Cioè, è questo che deve rendere felici, no? Nel vedere la carta della forza. Mi fosse uscito il diavolo, vi avrei detto, sì, per carità, attratissimo. Non è mai stato appagato quanto con voi, ma basta in una relazione? Basta solo quello? Direi di no, ok? Quindi qui ci sono i sentimenti molto forti che questa persona, ripeto, ormai conosce, cioè è consapevole con la carta della forza, sì, è consapevole dei sentimenti che prova per voi. Ci fa un po' a pugni? Sì, perché, ripeto, nota delle differenze caratteriali. In caso la vostra sia una storia clandestina, questo lo spaventa, perché prova dei sentimenti per voi che non siete la compagna ufficiale, quindi ne ha paura, ragazzi, un pochino sì. Devo essere sincera, sì, con la forza sì. Ci combatte ogni tanto, però non può farne a meno, perché la forza sovrasta gli ostacoli. La forza è la vittoria. La forza è legata al segno del leone. D'accordo? Quindi a tutto ciò che emerge per forza, coraggio, passione, per fuoco. Ok? Quindi questa persona non può non amarvi, ma come si fa a non amare se si è innamorati? Ok? Quindi questa persona sì, ha bisticciato quei suoi sentimenti, sì, sì.
ma ora li conosce, quindi è consapevole questa persona. È una bella persona, eh? È una bella persona. Molto appassionata, molto caliente, molto focosa, vorrebbe fare tanto, qualcosina anche in più, per carità, gli piace, però prova anche tanto, quindi questo è molto bello. Quindi chi ha scelto la prima variante mi vede completamente dalla vostra parte, perché è una carta molto bella. Quando parliamo di sentimenti, veramente una carta molto bella. Parla di coraggio, il coraggio dei sentimenti, ecco perché vi dico che è una persona consapevole. Per voi potrebbe fare di tutto, certo. Vuol fare di tutto, sì. Ha uno sguardo già oltre, come tipico ovviamente ragazzi della forza, d'accordo? Quindi qui partiamo non bene, benissimo. Seconda posizione, come vi vede? Cioè l'immagine che vede, no? Che ha di voi, anche rispetto ovviamente all'esterno, d'accordo? Allora, e qui abbiamo il 3 di pentacoli. Una persona, perfetto, con la quale si possa comunque collaborare in vista di un bene futuro. Allora, questa è una carta altrettanto bella, a mio avviso, e anche molto significativa, perché ritorna al discorso della collaborazione. Cioè, questa persona non ama i colpi di testa, ok? E sa che voi non ne fareste. Vi vede come delle presenze, tipico dei pentacoli, la terra, ok? Quindi come qualcosa di molto solido, stabile, su cui diciamo poggiare, no? Le basi, le fondamenta di un rapporto, ok? Anche in caso sia una triangolazione, ok? Quindi che questa persona abbia qualcun altro o voi magari abbiate qualcun altro, questa persona, vi ripeto, già guarda verso un eventuale futuro. Quindi questa è una persona che vi vede come potenzialmente la persona da avere al proprio fianco a seguito di una chiusura con il compagno o la compagna ufficiale. Quindi nuovamente una carta molto bella, ok? Vi vede una persona con la quale si possa ragionare, collaborare, ripeto, in vista di un futuro, un'organizzazione pratica, il vedersi, il sentirsi, il ragionare insieme, avere consigli. Perché il 3 di denari parla anche di chi viene adeguatamente supportato, consigliato da una persona che oltre ad essere la sua donna, piuttosto che la sua amante, è comunque una persona che sa consigliare questa persona al meglio. Quindi vi vede anche come una persona intelligente, come tipico del 3 di denari, una persona saggia, una persona solida, ripeto, con i piedi per terra, una persona della quale avere fiducia. Veramente molto bella, questa situazione. Ha un'immagine molto bella di voi. Chiaramente, ragazzi, parliamo di pentacoli, ok? Quindi la terra, quindi la materialità, quindi di nuovo da un punto di vista fisico non ci sono problemi qua, quindi vi desidera tanto, però ama molto questo aspetto di voi, questa persona. Vediamo ora, ragazzi, in questa posizione che cosa vi nasconde questa persona, cioè che cosa non vi dice, i segreti del cuore, d'accordo? Ciò che tiene dentro, ripeto, magari proprio perché ha paura questa persona. Allora, qui abbiamo la carta del matto, ok? Allora, questa è una persona che ha paura che le cose tra di voi possano d'improvviso cambiare, il matto. Che d'improvviso la situazione possa, diciamo, prendere una piega imprevista e ovviamente inaspettata, pur fidandosi di voi, ve l'ho detto con la forza e ve lo ribadisco anche con il 3 di pentacoli, però teme che, diciamo, ci possano essere degli sgambetti fatti dal destino o da terze persone, come tipico del matto, che possano ovviamente portare il vostro rapporto a cambiare in maniera molto improvvisa, in maniera, diciamo, inaspettata, imprevedibile e quindi potenzialmente negativa. Cioè questa persona ha paura dei tiri mancini, d'accordo?
è una persona che ogni tanto ha paura anche di sbagliare, di commettere errori, vedete, di fare, guardate, magari il passo più lungo della gamba, di proporvi magari qualcosa per la quale voi non sareste ancora pronte, di incappare appunto in qualche ostacolo esterno portato o dal destino o da terze persone. Cioè questa persona teme che d'improvviso la situazione possa precipitare, vedete, cadere, ok? E di conseguenza teme di perdervi. Ora ragazzi, è chiaro che con un amore di questo tipo, con la carta della forza, la paura di perdere la persona che si ama è totalmente giustificabile e fisiologica. Quando ami una persona, ma come fai a non avere neanche un briciolo di paura di perderla? Cioè, io capisco avere certezze e sicurezze nei confronti della persona, ok? Fidarsi della fedeltà, dell'onestà, della solidità di questa persona, però non avere proprio nessunissima paura di perdere questa persona. La paura è umana, d'accordo? Siamo tutti esseri umani, ok? Quindi quest'uomo ha paura, come è normale, amandovi, di perdervi, che tutto precipiti, vedete come è tipico del matto, no? Da questa scogliera, che tutto cada, che faccia quel passo in più magari sbagliato, che voi possiate non accettare quel qualcosa che lui possa proporvi, che il destino sia lì pronto a farvi lo sgambetto, che ci sia qualche ostacolo, nemico, pettegolo, geloso, invidioso di turno. Ha paura di qualcosa che possa portare disillusione, che possa ferire magari entrambi, che possa farvi ritornare sui vostri passi. Quindi non ha sfiducia in voi. Mi fosse uscita, per esempio, la regina di bastoni, che è la consultante, vi avrei detto, però ragazzi, insomma, teme che voi possiate tradirlo, che voi possiate avere un atteggiamento, magari essendo molto belle, ricercate, che voi possiate, ecco, cadere un po' in tentazione. In questo caso non ha dubbi su di voi, ha paura di situazioni, per carità anche quotidiane, che però possano magari metterci un carico da 90. D'accordo? La vita è imprevedibile, ragazzi, la vita può cambiare, anche nel giro di pochi minuti. Ecco, questa persona ogni tanto ha paura di questo. Aperta e chiusa parentesi, c'è però una piccola, ovviamente specifica, in caso questa persona sia sposata e abbia figli. Il matto rappresenta in questo caso la prole, quindi bambini piccoli, più o meno piccoli, cioè non per forza di 2 anni, comunque dei figli, che possano non veder bene il rapporto del papà con una nuova donna, ok? Quindi che possano reagire come il matto, ok? Oppure uno dei figli di questa persona, magari anche un figlio nato da un precedente matrimonio, gli dà un bel po' di preoccupazioni, perché è un ragazzo, una ragazza emotivamente fragile, per cui lui, giustamente da padre, ci mancherebbe, sente di dovergli stare accanto e quindi teme che magari a volte, portando via, no, del tempo a questo figlio così problematico, venga meno i suoi doveri di papà e soprattutto l'amore che prova per il figlio o per la figlia, d'accordo? Quindi in caso abbia figli, generalmente il matto si rifà ai bambini, alla prole. Anche in caso abbia figli adolescenti, comunque il matto ha un'età giovanile, d'accordo? Quindi fino all'adolescenza, grosso modo. Ecco che quindi questa è una casistica molto più specifica, però qualcuno di voi sicuramente potrebbe avere una storia con una persona che ha dei figli, ha delle preoccupazioni, non ve ne parla? Sì, è vero, non ve ne parla. Oddio, perché si vergogna? Non credo che una persona possa, però può succedere, possa vergognarsi perché magari può mostrare il fianco, magari ad una situazione che per lui possa essere di fragilità sua, di debolezza, magari avere preoccupazioni per un figlio, non è una debolezza, ma magari lui la legge così, teme magari di
risultare ai vostri occhi magari più fragile, più debole, ok? Quindi sì, sicuramente potrebbe nascondervi, magari anche delle problematiche, cioè magari davanti a voi potrebbe aver descritto il figlio o la figlia come il ragazzino o la ragazzina perfetta, d'accordo? In realtà, no, no, qui ci sono dei problemini, c'è qualcosina che potrebbe non essere proprio esattamente ecco, quello che lui vi ha magari preventivato, d'accordo? Cioè comunque un futuro felice con dei figli assolutamente tranquilli e sereni anche sul fatto che il padre possa avere un'altra donna. No, qui c'è qualche problemino in riferimento proprio ai figli, d'accordo? Questo in caso ce li abbia, ok? In caso non ce li abbia, vale la spiegazione che vi ho dato poco fa, d'accordo? Vediamo ora ragazzi in quest'altra posizione che cosa desidera da voi e dal vostro rapporto. Allora, 3 di bastoni, quindi innanzitutto i bastoni, cioè questa persona vi desidera tantissimo, ok? Quindi ha voglia di star con voi, ha voglia di ovviamente vedervi, ha voglia di sentirvi a breve, tra l'altro, ha voglia di trascorrere, diciamo, ecco, una serata, una giornata, non so, dipende ovviamente dalle vostre abitudini, ok? Diciamo erotiche, ecco, insomma, un momento, diciamo così, della giornata molto spinto, ok? Quindi sicuramente si dimostrerà particolarmente voglioso, d'accordo? Nei prossimi giorni. Quindi aspettatevi un exploit, diciamo, da quel punto di vista. Da un punto di vista, ecco, progettuale, sentimentale, questa persona sicuramente ha dei progetti, perché il 3 di bastoni, come tipico dei bastoni, 3 di bastoni, 3 di denari, affiancate, progettualità, di cui ha intenzione di parlarvi, quindi sicuramente vi parlerà di qualcosa che dal suo punto di vista sarà utile per migliorare la vostra relazione. Qualcosa che però dal suo ritorno a dire punto di vista necessiterà di tempo, perché il 3 di bastoni parla di attesa sino ad arrivare ovviamente ad un risultato. 3 di bastoni riporta alla carta dell'imperatrice, che è gravida, d'accordo? Quindi l'attesa della gravidanza. Ecco, in questo caso, ovviamente, questa persona ha voglia, interesse nel costruire qualcosa in più con voi, anche in caso sia una persona impegnata, ve l'ho detto già all'inizio stesa, però questa persona sa che ovviamente necessiterà di un po' di tempo. Non secolare, ragazzi, non stiamo parlando di tempistiche, ok, abnormi, stiamo parlando comunque di situazioni che ovviamente necessitano di organizzazione e pianificazione lucida e razionale. È chiaro ragazzi che, vi ripeto, in caso magari la vostra sia una storia con una persona impegnata o comunque una persona che quindi perché è impegnata chiaramente fatica a chiamarvi sempre, a sentirvi sempre, questa persona ha intenzione di chiamarvi e vedervi a breve, perché il 3 di bastoni parla comunque di contatti e incontri a breve, ed è una persona che, ripeto, vuole costruire qualcosa di importante ovviamente con voi, anche se ovviamente si rende conto che c'è un pizzico di attesa. Ragazzi, non parliamo dell'attesa dell'eremita o della giustizia o della temperanza, che so che non vi piace aspettare, parliamo comunque di tempistiche, in questo caso veloci, d'accordo? Quindi sicuramente situazioni che si possono risolvere in breve tempo, d'accordo? Quindi nuovi progetti, sia, ripeto, in caso sia un rapporto con una persona impegnata, sia in caso sia un rapporto con una persona libera, d'accordo? Che vive con voi una relazione alla luce del sole, d'accordo? In caso, per esempio, questa persona sia in viaggio per lavoro, conta di tornare a breve o vuole tornare a breve, facendovi una sorpresa. In caso abitiate lontani e la vostra sia una storia a distanza, questa persona vorrebbe avvicinarsi a voi, ma ve ne parlerà, perché è una carta che può parlare anche di trasferimento, di trasloco, di cambio di residenza, d'accordo? Quindi questa persona vuole concretizzare, dal suo punto di vista è un modo per suggellare, no? Un amore così bello, siamo partiti con questa forza bellissima,
d'accordo? Quindi è anche una carta legata ad uno spostamento, ok? Quindi potrebbe avvicinarsi a voi o tornare da un viaggio, in caso sia un viaggio per lavoro. Vediamo ora ragazzi in questa posizione questa persona di cosa ha paura, in riferimento a voi, al vostro rapporto. Allora, e qui abbiamo il 5 di coppe. Ah, intromissioni di parentele, come mai? Allora, il 5 di coppe è una carta che, come tutte le carte di grado quinto, rappresentano la pluralità di persone che ovviamente circondano il soggetto della stesa, d'accordo? Generalmente si riferisce alla famiglia d'origine. Quindi questa persona teme comunque di avere problemi o in caso sia una persona impegnata con la famiglia di origine, magari contraria al fatto che lui possa, diciamo, allontanarsi dalla compagna ufficiale per iniziare una nuova storia. In caso comunque sia una persona libera, che quindi ha con voi un rapporto alla luce del sole, teme comunque delle ingerenze da parte, diciamo, di una famiglia di origine che lui vede come ostacolante in riferimento all'amore, perché è un 5 di coppe. Potrebbe, per esempio, questa persona temere che magari voi non andiate d'accordo con la mamma, o coi fratelli o col papà. Teme questa persona che, per esempio, in caso, ve l'avevo detto, con questa carta del matto, abbia dei figli da un precedente matrimonio, i figli fanno parte ovviamente della famiglia, questi figli potrebbero non essere d'accordo o potrebbero non andare d'accordo con voi. Questa persona, ve l'avevo già detto ragazzi, con il matto, non ha paura, non teme voi che voi facciate passi indietro, che voi comunque siate infedeli, che non ricambiate i suoi sentimenti e non teme quello che prova lui, perché lui è sicuro di quello che prova. Teme quello che vi circonda, quindi familiari, amicizie molto strette, figli nati da precedenti rapporti, in caso sia impegnato ovviamente la compagna ufficiale, cioè teme problemi che arrivino direttamente da persone che fanno parte della sua vita, quindi appunto familiari o amici, però amici molto stretti, che possano creare problematiche, zizzanie ovviamente nell'ambito del vostro rapporto, che possano creare dei momenti di negatività e in qualche modo ostacolare il vostro rapporto. Quindi sicuramente questa persona non ha realmente un rapporto positivo con i suoi familiari. Anche in caso vi abbia detto di avere invece rapporti assolutamente idilliaci, attenzione, perché potrebbe essere una piccola menzogna, magari perché se ne vergogna, povero, Cioè, in realtà, evidentemente questa persona ha paura, ok, di dirvi certe cose, però qui c'è una famiglia, alle spalle con la quale lui stesso non ha ottimi rapporti e quindi teme che in qualche modo anche con voi ci possano essere delle problematiche. Potrebbero essere problematiche economiche, sì, perché il 5 di coppe è una carta che parla anche in seconda battuta come significato di eredità. Quindi potrebbe avere delle problematiche economiche in famiglia che hanno reso però l'ambiente incandescente, per cui obiettivamente teme di coinvolgere anche voi in ste beghe familiari da un punto di vista economico che sono sempre terribili, d'accordo? Quindi un po' se ne vergogna, sì. D'accordo? Quindi qui c'è un po' la famiglia, c'è qualcosa che non va. Nell'ambito della famiglia di questa persona. Non tutta, ragazzi, la famiglia deve essere contraria o problematica, attenzione, ne basta anche uno solo, specialmente se parliamo di genitori o figli, il peso è importante, ok? Vediamo ora ragazzi in sesta posizione i passi che questa persona appunto andrà a compiere prossimamente. E qui abbiamo una carta stupenda. Ragazzi, chi ha scelto questa variante
veramente può stare tranquillo, eh. Allora, qui abbiamo il 21esimo, guardate, arcano maggiore, l'ultimo ovviamente del percorso del bagatto, il mondo. Allora, sicuramente vi vedrete, cioè è una carta che parla di incontro, più di uno ovviamente. Molto bello perché il mondo parla di completezza, quindi vi sentirete molto affini, molto complici, eroticamente veramente sarà un incontro molto bello, molto spinto, Parla proprio del raggiungimento massimo, ok? Quindi del piacere. Avete già capito cosa intendo. Dunque, sicuramente è una carta molto bella, ripeto, che parla proprio di una complicità tra di voi che diventerà molto più profonda e di una maggior consapevolezza che vi legherà a questa persona, per cui questa persona si sentirà assolutamente appagata nel momento ovviamente in cui si avvicinerà a voi. In particolar modo molto belli, importanti i prossimi incontri e le prossime comunicazioni, dove questa persona potrebbe proprio andare ad esplicitare, diciamo, tutto quello che prova per voi. Attenzione che il mondo può parlare anche di belle dichiarazioni, cioè potrebbe magari anche dirvi quella parola in più, avere quell'atteggiamento molto più chiaro magari nei vostri confronti che vi farà sciogliere, d'accordo? Perché il mondo è una carta molto bella, parla di complicità, di intimità. Ragazzi, per intimità, ripeto, non si parla solo di sesso, ok? Ma anche un confidarsi, un aprirsi, uno spogliarsi non solo dei vestiti, ma anche, ok, liberandosi, vedete, di pesi e magari anche di verità che questa persona sino ad ora vi ha taciuto. Qui abbiamo tutti questi problemi familiari, quindi sicuramente potrebbe, perché no? Magari anche parlarvi di questi problemi, sarebbe l'ideale obiettivamente. È chiaro che il mondo è una carta che veramente fa ben sperare. Tra l'altro non è una carta velocissima per quanto concerne gli sviluppi in amore, è una carta veloce per quanto riguarda gli eventi, quindi il vedersi, il sentirsi sicuramente a breve, parliamo ovviamente di pochi giorni. Però per quanto invece concerne lo sviluppo ha tempistiche lunghe. Queste tempistiche lunghe invece sono sicura che vi piacciono, perché sicuramente il vostro rapporto andrà avanti, ci saranno degli sviluppi ovviamente molto positivi, in un lasso, diciamo, di tempo compreso tra i 3 mesi e 1 anno. Ok? Quindi questa è una storia a prova veramente di tsunami, È una storia veramente molto bella. Quindi circostanze veramente favorevoli, perché il mondo parla anche di circostanze favorevoli e di vittoria su ostacoli e nemici. Qui ce ne abbiamo, Questa famiglia mi piace un po' poco, diciamo, ok? Quindi è una carta che parla anche, se vogliamo, di protezione da parte del karma, ok? Io non amo parlare di protezione divina, d'accordo? Parliamo di protezione da parte del destino, ok? Quindi non scomodiamo la religione, in questo caso parliamo di protezione karmica, d'accordo? Quindi sicuramente il vostro percorso karmico ovviamente è molto molto positivo. Quindi un rapporto che ovviamente andrà ad approfondirsi in maniera molto importante in un lasso di tempo compreso tra i prossimi 3 mesi e ovviamente l'anno. In caso, ovviamente, ragazzi, voi lo vogliate, il mondo è anche una carta che parla di gravidanza, ok? Quindi io vi avviso, per chi non sia proprio magari una condizione ideale, prestare attenzione. Per chi invece può volere un figlio, il mondo può rappresentare una gravidanza, quindi un rapporto che diventa molto importante. D'accordo? Vediamo ora, ragazzi, l'esito della relazione, quindi ovviamente che direzione anche prenderà il vostro legame sicuramente nel tempo. Anche se obiettivamente il mondo già ci palesa comunque una visione a lungo termine, però diamo anche un'occhiata in quest'altra posizione. E qui abbiamo il 6 di coppe, ma che bella stesa! Allora, bellissima. Ragazzi, il 6 di coppe parla di, in particolar modo, unione d'amore, d'accordo? Parla di scelte, quindi in caso la vostra sia una storia con una persona impegnata, il 6 di coppe parla di scelta, quindi prima o poi questa persona sceglierà tra voi
e la compagna ufficiale, d'accordo? Ovviamente a vostro favore, la scelta andrà. In caso, ovviamente, ripeto, il vostro sia un rapporto con una persona totalmente libera, ecco che questa persona, per esempio, in caso abitiate lontani e la vostra sia una storia a distanza, sceglierà per qualcosa di più serio, definitivo, per esempio avvicinarsi a voi. In caso questa persona, per esempio, lavori lontano rispetto a voi, potrebbe scegliere di in qualche modo gestire la propria professione in modo da non allontanarsi più da voi. Quindi è una carta che parla di scelte che vanno a rivedere delle situazioni del passato che potrebbero aver ostacolato l'amore, perché il 6 di coppe parla del passato, ha come definizione proprio il passato d'amore, quindi situazioni ostacolanti, ecco, vengono riviste, situazioni su cui si fanno scelte importanti e che vanno a sistemare il sistemabile. Quindi una carta di grande maturità, d'accordo? Quindi sicuramente questa situazione e questa variante hanno un epilogo, almeno nelle tempistiche previste, ma abbiamo visto sono molto lunghe, veramente molto molto bella, bella questa situazione, bella questa ovviamente variante, con, ripeto, scelte, ok? Quindi scelte importanti. In caso sia una persona impegnata, sceglierà di lasciare la compagna. In caso, diciamo, ci siano altre difficoltà, ovviamente sceglierà di far fronte a queste difficoltà per agevolare l'amore. 6 di coppe. D'accordo? Tra l'altro, quindi il 6 di coppe è una carta che parla di decisioni da prendere che porteranno a enormi cambiamenti. Quindi ci ribadisce il concetto del mondo, quindi un grande cambiamento ed un approfondimento del vostro rapporto, che diventerà sempre più bello e sempre più importante. D'accordo? Quindi, questa stesa ovviamente ragazzi termina qui. Chiunque abbia scelto la prima variante e ovviamente gli Everyday Witch Tarot ha trovato una persona saggia, una persona matura, una persona coraggiosa, come voleva ovviamente la carta della forza. Una persona disposta per amore a fare scelte importanti che porteranno il vostro rapporto ad evoluzione e ad un approfondimento molto molto importante. Quindi il mondo è una carta fondamentale, è l'ultima carta ovviamente del percorso del bagatto. Quindi un rapporto che va ad approfondirsi, a diventare sempre più importante, che porta a fecondità, anche pratica, quindi eventualmente anche una gravidanza. D'accordo? Quindi bellissima, veramente bellissima stesa. Ecco, unico neo questa famiglia, però ovviamente con il mondo e 6 di coppe direi che la situazione viene risolta. Tra l'altro anche queste scelte potrebbero riguardare anche questa famiglia, Cioè questa persona potrebbe, vi faccio un esempio, scegliere di tenere queste persone a sto punto lontane dal vostro rapporto, Cioè piuttosto di far danni, voglio dire. Quindi è chiaro che le scelte possono essere inerenti un po' a tutto. D'accordo? Quindi bellissima stesa, una stesa che parla di cambiamento, evoluzione, approfondimento di un rapporto duraturo e felice, che va avanti. Dunque ragazzi, ovviamente come sempre, mi raccomando, buona fortuna, buon percorso karmico e come sempre a presto! Rieccoci dunque con la seconda variante e ovviamente appunto andremo ad utilizzare i Witches Tarot, quindi abbiamo accantonato il mazzo degli Everyday Witch Tarot che invece appunto ci sono serviti per effettuare la primissima variante e dunque appunto con i Witches Tarot che iniziamo appunto a mescolare e per il principio di sincronicità guidati dal solito principio di sincronicità per chiunque scelga la seconda variante, cerchiamo appunto di capire
Cosa prova per voi la persona che avete nel cuore, con la quale avete una storia, una relazione, ripeto, più o meno libera, eh? Vediamo un po', da più o meno tempo, vediamo un po'. Dunque, come appunto avrete notato, qui ovviamente abbiamo le nostre 7 carte disposte, come vi ho detto appunto a inizio video, secondo il metodo dello specchio del cuore. Come vedete qui abbiamo, diciamo, una forma che può, ecco, richiamare, diciamo così, la forma appunto del cuore. Quindi abbiamo appunto 7 carte in appunto 7 posizioni diverse. In alto, ovviamente è una carta importante, carta iniziale, che ci racconta un po', diciamo, cosa questa persona proprio prova per noi. Quindi è ovviamente una carta, ragazzi, fondamentale, come apertura distesa. Seconda carta, cerchiamo di capire come, diciamo, lui effettivamente vi vede. Quindi cerchiamo di capire che ruolo avete, ovviamente, nella sua vita. Terza carta, cerchiamo di capire che cosa lui vi nasconde. Quindi cosa, ovviamente, questa persona non vi dice, magari perché si vergogna, perché non vuole parlarvene. Quarta posizione, cerchiamo di capire che cosa desidera effettivamente da voi e dal vostro rapporto. Quinta carta, cerchiamo di capire che cosa teme del vostro rapporto. Se teme qualcuno in particolare, legato a voi, legato a se stesso o ai suoi stessi sentimenti. Ultime 2 posizioni, il futuro. Quindi, in sesta posizione, i suoi prossimi passi a breve. Settima e ultima posizione, l'esito finale, cioè con uno sguardo un po' più in là, vediamo appunto questa persona come agirà nei confronti della vostra relazione. Comunque, sapete che poi io, riprendendo carta per carta, posizione per posizione, poi vi rispiego di nuovo tutto, non c'è assolutamente nessun problema. Infatti, partiamo appunto dalla prima carta, in alto, prima posizione. Cerchiamo di capire che cosa questa persona effettivamente prova per voi, quello che ha realmente dentro e che magari non lascia trapelare. Vediamo un po'. Qui abbiamo il paggio di pentacoli. Allora, questa persona vuole portare il vostro rapporto a maggior evoluzione,
Cioè, questa è una persona dal cui punto di vista il vostro rapporto, se ovviamente comunque è importante, però necessita ancora di, diciamo, ulteriori passi, perché è un paggio, un fante, quindi in qualche modo ha bisogno ancora di stabilità, perché parliamo di paggio di pentacoli, quindi la terra, ok? Qualcosa di stabile, di solido, per, diciamo, diventare qualcosa di maggiormente conclamato. Il paggio parla di attrazione, perché parliamo di pentacoli, quindi è una persona molto attratta rispetto a voi, è una persona molto curiosa, vuole conoscervi ancora di più, è una persona che ha un forte interesse nei vostri confronti, ha delle belle emozioni, molto belle, molto positive, ha intenzione ancora di continuare a corteggiarvi, farvi capire che comunque a voi ci tiene, ma dal suo punto di vista il vostro rapporto ha un potenziale maggiore che sino ad ora non è stato espresso. È un paggio. I paggi rappresentano qualcosa di piccolo, di embrionale, che deve crescere. Quindi voi direte, questa è una persona che non si accontenta? Effettivamente è una persona che pensa che il vostro rapporto potrebbe rendere di più, sia da un punto di vista erotico che da un punto di vista sentimentale e ovviamente anche emotivo, emozionale. Cioè questa persona vorrebbe darvi di più, vorrebbe vedervi di più, vorrebbe sentirvi di più, vorrebbe fare molte più cose con voi. Sente che in questo momento il vostro rapporto è ancora castrato e altalenante rispetto a delle situazioni esterne che ovviamente non riguardano la volontà di entrambi, ma che stanno impedendo al vostro rapporto di arrivare a, diciamo, determinati apici importanti. Quindi è una persona che ha voglia di continuare assolutamente il vostro rapporto, non immagina una chiusura, non ci pensa proprio, anzi vuole portare il vostro rapporto ad evoluzione, perché così facendo ritiene di poter aprire il suo cuore in maniera maggiore. Cioè lui ritiene di aver aperto il suo cuore a voi poco rispetto a quanto sarebbe in grado di fare e vorrebbe fare. Ha bisogno ancora di tempo, di vivervi, di prove, ha bisogno di concretizzare il vostro rapporto maggiormente per poter completamente lasciare il suo cuore aperto senza nessuna paura, dubbio, perplessità. È un paggio, cioè lui vede i suoi sentimenti crescere man mano, ma vorrebbe crescessero di più e sa che per ottenere una cosa del genere, quindi per avere un rapporto fisso, conclamato e stabile, ha bisogno di vivervi di più, di conoscervi di più, di entrare maggiormente a contatto con le vostre verità interiori. Quindi è una persona che vede un potenziale enorme rispetto a quello che state vivendo ad oggi. Quindi è una persona che vuole assolutamente andare avanti, vuole procedere, proseguire nella vostra storia, nella speranza di poter finalmente lasciare libera la porta del cuore e dedicarvi tutto il suo amore. Per ora vi sta dando solo, diciamo, una parte di quello che potrebbe darvi, perché ha bisogno ancora di certezze e di prove. È un paggio di pentacoli. Sono i più diffidenti, ovviamente, tra tutti gli arcani. D'accordo? Quindi non è un paggio di coppe. I personaggi di coppe si affidano all'amore, ok? I personaggi di bastoni si affidano all'erotismo. L'erotismo fa da collante ai rapporti. Qui questa persona non vuole avere come collante l'eros, perché già c'è, parliamo di pentacoli, è sufficientemente appagata questa persona, ma da un punto di vista sentimentale vorrebbe potervi dare di più, sa che potrebbe darvi di più, ma ha bisogno ancora di tempo, perché i pentacoli comunque hanno tempistiche lunghe, lo so che non vi piacciono perché hanno tempistiche lunghe, ma perché questa persona ha bisogno ancora di vivervi concretamente, pentacoli, la terra,
in maniera pratica, concreta, empirica, fattuale, ha bisogno di vivervi di più e quindi in qualche modo ha bisogno di, diciamo, racimolare prove. Sì, ripeto, ha bisogno di fidarsi di più di voi e del rapporto, d'accordo? Solo nel momento in cui lui ritenga di essere completamente appagato dalle prove, dalle, diciamo, spiegazioni, in qualche modo anche da un vostro aprirvi a lui, ecco che questa persona di rimando si aprirà. È una persona che fa un po' fatica, perché parliamo di personaggi di terra, fa un po' fatica, non tanto quanto i personaggi di spade, però diciamo, ecco, rispetto ai bastoni e alle coppe fa un po' più fatica ad aprirsi, a darsi al sentimento, perché si fida poco, è molto razionale, o almeno nei sentimenti tende a razionalizzare, è un po' un quadrato questa persona, nei sentimenti, poi magari nel resto della vita un mattacchione pazzesco, però per quanto riguarda i sentimenti tende a passarli molto al vaglio della razionalità, difficile, non so come ci riesca, questa persona. Quindi è un po' trattenuta questa persona nei sentimenti, è un po' trattenuta, potrebbe provare di più, lo sa, lui lo sa che potrebbe lasciarsi andare di più, lui lo sa, ragazzi, non ve ne fa una colpa, non ce l'ha su con voi, bisogna, dal suo punto di vista, ancora racimolare prove, ha bisogno di capire ancora, d'accordo? Però quello che prova c'è, una forma, diciamo, embrionale, sì, ma qui c'è però emozioni, erotismo, sentimenti, qui ci sono, ma dal suo punto di vista potrebbe esserci addirittura di più, quindi una carta bella, però ha bisogno di vivervi di più, d'accordo? Vediamo, ragazzi, in seconda posizione come vi vede, cioè che immagine questa persona ha di voi. Allora, 4 di spade. Allora, questa è una persona che ha sofferto per amore. Il 4 di spade è la carta della guarigione. Quindi, ecco, quali sono le ragioni esterne. Prima, diciamo, in qualche modo di aprirsi completamente a voi, questa persona si deve fidare perché in passato ha sofferto tanto e quindi deve ancora questa persona guarire da delle ferite del passato, situazioni pesanti per carità, che lo hanno in qualche modo, diciamo, messo in allerta per quanto concerne i rapporti. Ripeto, non è innamorato di un'altra donna, non pensa alla ex, è un 4 di spade, ragazzi, non sta pensando ad altre donne, ok? Pensa a se stessa questa persona, ha bisogno di guarire. Quindi il vostro ruolo qual è? È, sì, avete capito bene, di guarigione, cioè lui si affida a voi e alla riuscita del vostro rapporto per guarire, per star meglio e ricominciare a fidarsi dell'amore. Voi rappresentate per questa persona un cambio, un giro di vite pazzesco, perché questa persona in passato effettivamente ha sofferto. 4 di spade è una carta che parla di chi potrebbe essere stato ingannato. Ora, ragazzi, i modi per essere ingannati ovviamente sono tanti. Viene in mente sicuramente il tradimento, ma non è l'unico modo per ingannare una persona, d'accordo? Quindi avere un rapporto fisico con una persona che non sia il proprio compagno o la propria compagna non è l'unico modo per tradire. Si può anche tradire il proprio compagno o la propria compagna tradendo magari delle aspettative, dei sogni, della progettualità che c'era insieme. Quindi, ragazzi, in realtà questa persona, sentendosi così ancora fragile in riferimento all'amore, ecco perché ha bisogno di prove, ecco perché qui abbiamo il paggio, d'accordo? Cioè questa persona ha bisogno di fidarsi ancora un po' di voi, ha bisogno di, diciamo, portare avanti il vostro rapporto con maggior fiducia, con maggior pienezza, con maggior coinvolgimento, ha bisogno di fidarsi di voi. Questa è una persona che, per quanto riguarda, diciamo, il discorso fedeltà, potrebbe essere molto attenta, io già ve lo anticipo, perché paggio di pentacoli e
4 di spade, mi fanno pensare a qualcuno che comunque potrebbe tendere a, diciamo così, ecco, a tenervi un pochettino sotto controllo, ma non in maniera morbosa, ma perché ha paura questa persona di essere ingannata, Quindi evidentemente non ha avuto un bel passato, d'accordo? Voi rappresentate, ripeto, per questa persona lo spartiacque, cioè il momento, il modo giusto per ricominciare a credere nell'amore. Avete un ruolo, direi, importante e secondo me a vostro malgrado anche abbastanza impegnativo, Quindi questa persona ha bisogno di voi. Vi vuole, va bene, vi desidera, ma soprattutto ha bisogno di voi questa persona per ricominciare a credere nell'amore, perché qui c'è della guarigione. Deve ancora fare quel passo in più questa persona. Ora, in caso sia una storia impegnata, la vostra, questo 4 di ovviamente spade parla del rapporto con la compagna ufficiale, che è stato un rapporto fallimentare, terribile, per cui ovviamente questa persona deve ancora proprio, ragazzi, scrollarsi parecchio di dosso le brutte sensazioni derivate da questo rapporto, perché è stato veramente brutto, fallimentare, un rapporto in cui magari lui ha creduto, ma che però poi si è disintegrato. Magari sotto i colpi del tradimento, Perché no? Potrebbe essere. Motivo per cui c'è questo paggio, un po' frenatina questa persona, un po' frenatina, mannaggia, è un po' frenatina. Ci sono ancora delle questioni del passato. Voi avete un ruolo fondamentale nella vita di questa persona. E effettivamente, ecco, non avete proprio la persona al vostro fianco più semplice del mondo, diciamo, ecco, da gestire, però qui non c'è volontà di inganno, Questa è una persona che ha sofferto, ok? Che magari ha, ragazzi, dei tempi di resilienza più lunghi di altri, ognuno ha i propri, d'accordo? Lui magari ce l'ha leggermente più lunghi, oppure, in caso, per esempio, voi abbiate conosciuto questa persona in fase di separazione e divorzio, ragazzi, ci sta, che sia ancora questa persona un attimo scossa, d'accordo? Soprattutto se è un matrimonio finito male, perché c'è modo e modo di finire un rapporto, ok? Ci sono rapporti che terminano in maniera più o meno pacifica, ma altri che finiscono molto molto male, ok? Vediamo, ragazzi, invece in terza posizione, a questo punto, che cosa vi nasconde? Cioè che lui non vi dice i segreti del suo cuore, d'accordo? Quello che non vi dice magari per orgoglio, timidezza o anche magari per confusione. Vediamo un po'. E qui abbiamo il carro. Allora, questa persona ha paura di, in qualche modo, sì, perdervi, d'accordo? Ha paura di un allontanamento, il carro, quindi di un allontanamento, ma anche ha paura, in qualche modo, di differenze caratteriali che potrebbero dividervi. Il carro, ovviamente, è rappresentato non in questo mazzo, ma in mazzi chiaramente un po' più tradizionali, diciamo da un punto di vista ecco, iconografico, dal principe del carro, che appunto, diciamo, è guidato lungo un percorso, un sentiero, ossia la vita, da 2 destrieri, uno bianco e uno nero, quindi 2 opposti, d'accordo? Quindi, fuori di metafora, 2 persone totalmente opposte a livello caratteriale o comunque opposte in questioni importanti che per lui rivestono una certa importanza, ok? Ora, teme che queste differenze possano in qualche modo creare uno scollamento, appunto un abbandono, diciamo, un allontanamento fra di voi, quindi teme questa persona, diciamo, di in qualche modo rischiare di perdervi. Innanzitutto perché sa che lui richiede tempo e di conseguenza il carro in accezione negativa, quindi di ostacolo, come in questa posizione, rappresenta la lentezza. Quindi sa che obiettivamente le tempistiche possono essere più lunghe del previsto e quindi magari rischiare di stancarvi, ok? Cioè voi potreste vedere questa persona magari sempre un po' frenata e di conseguenza questa persona teme che voi possiate allontanarvi di fronte ad una situazione del genere. Ma, diciamo, soprattutto questa persona, diciamo che obiettivamente teme che le differenze caratteriali
possano portarvi a cozzare in qualche modo, no, quindi a, diciamo, scontrarvi. E dunque, evidentemente è anche questo motivo di indagine del paggio, cioè vuole effettivamente capire, chiaramente nel tempo, senza accelerare ovviamente i tempi, ecco, vuol capire se obiettivamente, diciamo, comunque, nonostante, per carità, delle differenze caratteriali, si possa comunque andare d'amore d'accordo. Quindi, ripeto, questa persona ragiona troppo, mamma mia. È veramente tanto razionale sui sentimenti, perché fa tutti questi ragionamenti che secondo me rallentano un po' la situazione, no? E poi non lo fanno vivere tanto felice, sereno, perché non si lascia andare al paggio, alla potenzialità che potrebbe esserci, perché qui c'è tanto, eh. Però evidentemente questa persona, ripeto, ha delle paure che arrivano dal suo passato, delle diffidenze, diffida molto questa persona, ha paura di soffrire, che ci può stare anche la paura ovviamente di soffrire per amore, però ecco, queste paure potrebbero un po' rallentare, diciamo, ecco, l'evoluzione del vostro comunque rapporto, d'accordo? Comunque provare dei sentimenti in maniera un po' più conclamata, d'accordo? Quindi deve un po' rinunciare all'amore questa persona, fa un po' a botte con i suoi sentimenti, ma ha paura delle differenze caratteriali. Vediamo ragazzi ora in quarta posizione invece appunto che cosa lui desidera, cosa vorrebbe da voi e ovviamente dal vostro rapporto. Allora, 3 di spade di nuovo. Allora, questa persona vorrebbe che voi riusciste a guarire il suo cuore, d'accordo? Quindi questa è una persona, ribadisco, che ha sofferto sicuramente molto per amore, è una persona che potrebbe essere stata, vedete, pugnalata, tradita al cuore più di una volta, quindi potrebbe magari aver anche inanellato ovviamente più storie negative. Di conseguenza questa persona, vedete, ha proprio bisogno che in qualche modo voi andiate a, diciamo, ricucire le sue ferite. Questa persona ha, diciamo, proprio voglia, di vivere l'amore e vede nell'amore una sorta di panacea di tutti i mali, cioè reputa che l'amore vero che lui possa costruire con voi, e questo è un pensiero molto nobile secondo me, possa in qualche modo supportare anche la sua vita cambiando comunque il futuro in modo da non ricommettere gli stessi errori del passato o comunque in modo da, diciamo, alleggerire il peso del passato rasserenandolo, facendo anche un po' i conti con ciò che possa aver passato questa persona di brutto e in qualche modo anche facendo pace con il passato. Quindi questa persona, ripeto, ha veramente bisogno di voi. Cosa desidera? Che grazie al vostro aiuto mano nella mano questa persona riesca, diciamo, a dimenticare delle piccole delusioni appunto del passato. D'accordo? È comunque un 3 di spade, quindi comunque è una carta che parla di disillusioni. Cioè quest'uomo deve aver creduto molto in un rapporto in particolare. In caso sia una persona impegnata al rapporto che ha con l'attuale compagna, d'accordo? In caso ovviamente sia una persona libera, deve aver, ripeto, inanellato rapporti difficili. Uno in particolare, non necessariamente con l'ultima, ok? Prima di voi, ma con magari anche qualcun'altra precedentemente. Cioè, qui qualcuno lo ha fatto molto soffrire. Ora, le sofferenze d'amore possono essere inerenti anche a sofferenze familiari. L'amore non è solo quello che io do a un'altra donna, a un altro uomo. L'amore può essere anche quello che do a una mamma o a un papà. Quindi questa persona potrebbe, per quanto riguarda, diciamo, questo cuore, vedete, così fragile, ok? Aver sofferto tanto a seguito di un rapporto terribile, però è pessimo, è doloroso, ora si capisce perché, con i genitori. Quindi comunque una ferita d'amore, però è chiaro ragazzi che le ferite d'amore si possono ricevere o da partner precedenti o soprattutto in ambito familiare e lì sono pesanti, tanto tanto tanto, ok?
Quindi sicuramente è una persona che non ha brillato di, in qualche modo, fortuna, suo malgrado poverino, perché non c'entra niente, ok? Però sicuramente, ecco, ha affrontato un passato non facile. Quindi o non ha il supporto della famiglia, d'origine intendo, mamma, papà, oppure è una persona comunque molto sola, quindi priva anche di amicizie, oppure è una persona che ha sofferto per amore per un'altra donna, per un altro uomo, cioè comunque una persona che ha sofferto. D'accordo? Quindi, ripeto, è una persona che ha un cuore povero fragile, ok? E vede, ripeto, nel vostro rapporto la possibilità di essere preso in qualche modo per mano, di essere accompagnato alla felicità, ok? Qui non si tratta di fare da crocerossina, Si tratta in qualche modo di vivere assieme un rapporto con la consapevolezza che questa persona potrebbe aver sofferto, ok? E quindi aver bisogno di qualche conferma in più. Ok? Quindi questo è un po' il quadro. È una persona un po' fragile questa. Quindi arriva da un passato non proprio fortunato, diciamo così, non proprio facile. Ripeto, sofferenze d'amore che possono avere duplice origine, o familiare, mamma, papà, oppure una ex compagna. Quindi comunque forme d'amore che, se fallimentari e dolorose, lasciano segni, ragazzi. Lasciano tanti segni, ok? In caso questa persona sia impegnata, questa persona vi vuole al suo fianco dopo la chiusura, 3 di spade, perché sente di aver bisogno di voi proprio in un momento di difficoltà, il momento della chiusura, ok? Con la compagna ufficiale. Voi gli date evidentemente un supporto importante, perché altrimenti non si fiderebbe così, di voi. Cioè siete proprio un'ancora per questa persona, e caspita, cioè avete un peso notevole nella vita di questa persona, per affidarsi così, mamma mia. Cioè vi vede veramente come qualcosa di strong, cioè veramente molto forte, Ha un'immagine di voi tosta, di donna tosta, tutta d'un pezzo. Quindi ha un'immagine importante, diciamo, di voi. Vediamo ora, ragazzi, in quinta posizione, che cosa lo spaventa, diciamo, per quanto concerne il vostro rapporto, il rapportarsi a voi, il legarsi a voi. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo il re di pentacoli, è geloso. Ah, ecco perché ha paura di perdervi. Ecco qua. Chi è questo re di pentacoli? Chi è? Lo chiedo io a voi. Chi è, bricconcelle, questo re di pentacoli? Allora, voi potreste anche non saperne niente, cioè nel senso che questo potrebbe essere geloso di magari un vostro amico che per voi non ha nessunissimo valore da un punto di vista erotico, e lui ne è geloso, va bene? Quindi voi potreste assolutamente essere all'oscuro di questa sua gelosia. Altrimenti il re di denari, in caso voi siate impegnate, ragazze mie, è il vostro compagno, In caso lui sia impegnato e voi siate libere, potrebbe essere una sua paura, la proiezione della sua paura, cioè giustamente lui pensa, io sono impegnato, lei è libera, potrebbe avere chi vuole e magari ce l'ha. Diffidenza, eccolo qua il signorino che diffida, ok? In caso, per esempio, facciate parte dello stesso gruppo amicale, potrebbe essere appunto un amico che lo infastidisce tanto. In caso siate colleghi o vi frequentiate nel suo ambito, nel vostro ambito di lavoro, potrebbe essere un suo o un vostro collega. È un esempio, d'accordo? Qui c'è un rivale. Quindi o una persona fisica in carne e ossa, quindi un vostro compagno, fidanzato, potreste anche essere fidanzate voi, potreste anche semplicemente frequentare qualcun altro, lui lo sa e gli dà fastidio, ci sta ragazze, In caso voi invece siate completamente libere, potrebbe essere
diciamo, la proiezione delle sue paure, cioè lui potrebbe magari tranquillamente, ragazzi, aver malinterpretato magari il vostro rapporto con un vostro amico, o magari il complimento che un altro collega potrebbe aver fatto a voi, cioè sta iniziando in qualche modo a vedere questa figura un po' come, diciamo, nel fumo, un po' come, diciamo, del fumo negli occhi, d'accordo? Quindi qui c'è un rivale, almeno lui lo reputa tale, va bene? O comunque, ripeto, voi potreste non saperne proprio un bel niente, magari lui ha semplicemente parlato con un altro amico che magari conoscete entrambi, quest'altro amico potrebbe avergli rivelato di essere interessato a voi ed ecco che questo potrebbe aver avuto un grosso fastidio. Cosa vi ho detto a inizio stesa, ragazzi? Con i pentacoli, il paggio e il 4 di spade. Questa potrebbe essere una persona che in quanto a gelosia, eccola qua, come volevasi dimostrare. Quindi qui c'è una figura maschile, ma magari questa persona potrebbe anche in maniera molto empatica, magari una persona molto attenta e sensibile ai movimenti dell'ambiente esterno, potrebbe magari anche aver captato l'interesse di qualcun altro, ok, di questo re, ovviamente per voi, e questa cosa gli dà molto molto fastidio, d'accordo? Quindi sicuramente non è proprio la persona più, diciamo, serena di questo mondo, anche perché il re di pentacoli in accezione negativa può diventare veramente un rivale non indifferente. È vero, non è un personaggio di spade, però rappresenta comunque qualcuno che può agire in maniera spregiudicata, furba e un po' amorale, diciamo, pur di avervi. Tra l'altro, il re di pentacoli di solito è una persona impegnata, solitamente, ok? Ora, per impegnata non intendo per forza sposata, questa persona, però potrebbe essere anche questo re semplicemente fidanzato. Comunque, qualcuno che è particolarmente, diciamo, ecco, un libertino. Ecco, quindi persona che potrebbe infilarsi un po' malamente a gamba tesa nella vostra storia. Per aiutarvi magari nella comprensione di chi possa essere questo re di pentacoli, solitamente i personaggi di pentacoli appartengono ai 3 segni ovviamente di terra, quindi potrebbe essere del segno del toro, capricorno o vergine, oppure averne l'ascendente in uno di questi 3 segni, oppure avere un tema natale ricco di questi ovviamente segni nei pianeti principali. D'accordo? Quindi potrebbe avere per esempio la Luna in Toro e la Venere in Capricorno o in Vergine, è un esempio. Comunque una persona con una forte influenza di terra, quindi una persona godereccia che ama la sessualità, che ama il sesso e che quindi potrebbe proprio in maniera molto spregiudicata volervi avere fisicamente. Questo lo manda veramente su tutte le furie, d'accordo? Quindi chiaramente questa persona è gelosa di questo uomo, d'accordo? In caso abbiate riconosciuto questo personaggio, sappiate che comunque a lui dà tanto tanto fastidio, Cioè lo vede come, ripeto, una persona molto ambigua, il classico finto amico, ok? Qualcuno che potrebbe mostrare una faccia ma averne un'altra, che potrebbe far finta di essere per esempio il classico collega collaborativo, invece il suo obiettivo è il dopo cena, d'accordo? Quindi comunque ecco, è una persona di cui lui si fida poco. Potrebbe essere un amico di entrambi, ripeto, quindi un amico che avete in comune, cioè qualcosa che a lui dà un po' sui nervi. Ed è una persona che lui teme, ok? Vediamo ora, ragazzi, in queste ultime 2 posizioni il futuro. Allora, futuro a breve termine, quindi che cosa obiettivamente farà questa persona? Allora, paggio di spade, niente, lui continua. Mamma mia, questo è un detective, perché continua a tenervi d'occhio, continua a spiarvi, continua comunque a desiderarvi. Sicuramente vi scriverà, o comunque diciamo avrete modo di parlare, avrete modo di stare insieme, di vedervi, perché i paggi rappresentano notizie, rappresentano incontri, rappresentano parole, comunque collaborazione, rappresentano fatti pratici, d'accordo? Quindi sicuramente avrete modo comunque di vedere ancora questa persona, quindi di sentire questa persona, di stare insieme a questa persona. Tra l'altro a breve, perché i paggi rappresentano ovviamente
qualcosa di molto veloce, però attenzione, perché è un paggio di spade. Cosa vuol dire? Che questa persona, in caso per esempio voi vi incontriate in ambito professionale, parlando con voi terrà d'occhio anche le persone che vi circondano per capire se ci possa o meno essere qualcuno di interessato particolarmente a voi. È una persona che non vuole sbagliare, quindi non vuole fare passi falsi, d'accordo? Quindi è una persona che vuole andare sul sicuro. L'ho detto dall'inizio, ragazzi, è diffidente al massimo. Ecco perché la paura anche di perdervi, portando avanti le tempistiche in maniera un po' lunga, ma perché lui sa, è consapevole che lui ha bisogno di tempo per fidarsi e quindi sa che potrebbe anche correre questo rischio. Però, ripeto, ha un cuore fragile, quindi non può fare altrimenti, non se la sente di fare altrimenti, d'accordo? Ecco perché potrebbe dare di più. Lui lo sa che potrebbe lasciarsi andare, ma per adesso ha ancora un po' di paure. Però, vi ripeto, ci saranno comunque altri dialoghi. Questa persona a volte, ok, perché è un paggio di spade, quindi devo essere sincera, a volte potrebbe magari sembrarvi un po' più fredda del solito, magari un po' altalenante, potrebbe sembrare una persona comunque, diciamo, ancora un po', se vogliamo, spaventata dal futuro. Ok? Ma non vuole chiudere, ragazzi. Non c'è la torre, non c'è il 10 di spade, non vuole chiudere questa persona con voi, vuole andare avanti. Motivo per cui il fante di spade cosa fa? Guardate, è la carta, diciamo, del sorvegliante, no? Come, diciamo, significato base, ovviamente il sorvegliante. Quindi è la persona che ovviamente terrà d'occhio tutto ciò che riguarda voi, perché vuole voi, vuole tutto ciò che riguarda voi, vuole entrare a far parte della vostra vita, questa persona. Questa persona vi vuole. Qui c'è una persona interessata a voi, ma è anche interessata a non ferire più il suo cuore. D'accordo? Quindi vi terrà d'occhio. In caso facciate parte della stessa compagnia, dello stesso gruppo, no, di amici, potrebbe star lì magari ad osservare come voi rispondiate a un amico piuttosto che a un altro, parlando magari in gruppo. Potrebbe magari notare, vi faccio un esempio, cosa postiate sui social, ok? Oppure con quale collega voi abbiate maggiormente contatto. In caso voi siate divorziate, potrebbe per esempio cercare di capire che rapporto abbiate ancora col vostro ex marito, potrebbe essere un ex marito, il re di denari, quindi qualcuno di cui lui ha paura, d'accordo? Che gli dà fastidio più che paura, ok? Quindi terrà ancora d'occhio la situazione, non interrompe niente, il rapporto con voi va avanti, lui vuole farlo andare avanti, motivo per cui spia tutto. Quindi potrebbe sembrarvi magari a volte un po' più serio, magari a volte non dico freddo, magari un po' più pensieroso, preoccupato, perché magari potrebbe notare qualcosa che potrebbe dargli più fastidio, ma non perché non vi vuole, al contrario, altrimenti non osserverebbe così, non avrebbe nessun interesse, ok? Quindi osserva perché vuole voi, ma deve ancora capire, ok? Motivo ovviamente tipico di chi ha paura di perdere comunque la persona che ha al suo fianco, che gli piace, perché sa che purtroppo lui non riesce a fare altrimenti, non può fare altrimenti. Ok, quindi ha bisogno ancora di tempo, deve osservare. Questo qua deve osservare. E vabbè, facciamolo osservare. Questo, mamma mia, fante di spade, va bene? È pronto a difendere ciò che vuole, perché è tipico del fante, guardate. Lui è pronto a difendere ciò che vuole, ciò che lui vuole a tutti i costi, motivo per cui sarà così attento. Però vi vuole, non vi preoccupate, comunque non sono carte di chiusure, sono carte di chi ha un passato un po' pesantino alle spalle, un bel po', ok? Vediamo ragazzi, ora in ultima posizione l'esito della questione e qui abbiamo il 2 di bastoni. Allora, 2 di bastoni è una carta bastoni, quindi parliamo di bastoni, cioè parliamo di fuoco, parliamo di rapporti, parliamo di incontri, uno in particolare molto focoso, parliamo di una sorpresa perché il 2 di bastoni è una carta che diciamo si rifà a qualche comunicazione magari un po' sorprendente, potrebbe invitarvi per andare da qualche parte,
comunque potrebbe, diciamo, ecco, dimostrarsi un po' più presa, ok, questa persona magari dalla situazione. Sicuramente, ripeto, ragazzi, una persona che ha ancora bisogno di tempo, ma che con questo 2 di bastoni finalmente inizierà ad aprirsi molto di più ed avere più fiducia alla coppia. È una carta di grado secondo. Questa persona non vuole rimpianti, quindi motivo per cui si lascerà andare. Andare a cosa? A voi e ovviamente al vostro rapporto. Questa persona si troverà dinanzi ad una scelta, carta di grado secondo, il bivio. Se vivere finalmente un nuovo futuro scrollandosi di dosso le ceneri del passato, oppure se lasciarsi ancora frenare. Sceglierà di andare avanti, perché è una carta molto bella, che parla di una ventata d'aria fresca, di novità, opportunità, evoluzione, ripeto, sorprese, soluzioni anche insperate, anche qualche imprevisto però positivo che evidentemente vi unirà, gioie inattese, quindi cambiamenti piacevoli e inaspettati. Quindi anche un pizzico, dai, di fortuna, che ragazze mie, nella vita, non guasta mai, ok? Ogni tanto il karma, ci dia anche un po' di mano, non è male, giusto? E qui ce n'è, va bene? Quindi la gioia finalmente andrà in qualche modo a togliere di mezzo. Via questo 3 di spade, via questo 4 di spade, via tutte queste paure. Mamma mia, finalmente questa persona inizierà a sentirsi più libera, ma dopo una scelta però. Dopo una scelta. Quindi questa persona capisce che va bene starli a osservare, va bene aver bisogno di tempo, però insomma, c'è anche un limite. Ma io penso sia anche fisiologico. Penso, no? Cioè, voglio dire, ti piace una persona e dai, voglio dire, cioè, se ti piace, va bene, per l'amor del cielo, aver paura di soffrire, ok, va bene. Capisco tutto, però non vuole rimpianti, non ne vuole, meno male, non ne vuole, non ne vorrà, ok? Questa persona capirà che deve porre fine alle esitazioni, deve agire, deve darsi una mossa. 2 di bastone è una carta che parla di chi, vedete, finalmente vede la strada di fronte a sé e la percorre. Basta, senza paure, senza troppe beep mentali. Ok? Questa persona là, vedete, percorrerà con forza, con coraggio, con la passione dei bastoni. Per quanto riguarda le tempistiche, ripeto, entro le prossime settimane, anche qualche mesettino, un paio di mesetti al massimo, c'è questo paggio di spade. Quindi questa persona sarà ancora un po' diffidente, a volte un po' altalenante, cioè vi mostrerà a volte delle fragilità, ok? Derivanti da queste paure. Poi basta. Poi qui si respira aria nuova, ok? Quindi situazioni nuove, situazioni molto positive che ovviamente vi apriranno completamente al nuovo. Questa persona deciderà con intelligenza di superare tutte le difficoltà, di chiudere con il passato, il bivio, la scelta. Deciderà di andare avanti. Capirà finalmente come muoversi. Per non soffrire? Sì, ma anche per dare libero sfogo finalmente ai suoi sentimenti. Quindi ragazzi, stesa molto diversa rispetto a chi ha scelto la prima variante molto più leggera. In questo caso invece abbiamo una variante molto più introspettiva, dove abbiamo un soggetto della stesa ancora alle prese con un passato che, ripeto, può derivare o da situazioni familiari non chiare, oppure anche, per esempio, da rapporti d'amore fallimentari. Ma qui c'è la boccata d'aria. Ovviamente, ragazze, spetterà a voi poi decidere
se ovviamente attendere o meno, comunque determinate tempistiche sono relativamente veloci, però ovviamente non stiamo parlando dell'eremita, non stiamo parlando della giustizia, della tanto odiata temperanza, ok? Sono tempistiche molto più veloci, chiaramente. Però, ripeto, ancora un po' di, diciamo, alti e bassi? No, non direi alti e bassi. Paure sue che potrebbero emergere, d'accordo? In alcuni momenti. Qui non c'è chiusura, assolutamente, ha paura della chiusura, figuriamoci. Figurati se mette la chiusura, ma non esiste. Anzi, questo vuole proprio andare avanti. Andrà avanti, sceglierà, deciderà. Basta esitazione. Mi lascio andare a questo rapporto. Qui c'è un percorso di crescita enorme, eh. Ve l'ho detto dall'inizio, ragazzi, non avete proprio trovato la persona più facile, ok, da avere al vostro fianco. Ci sono ancora delle situazioni da sistemare, ok? Ma si sistema comunque. Ovviamente, ragazzi, come sempre, ripeto, in tutte le stese, sia quelle più positive che quelle meno positive, è ovvio, ragazzi, che chiaramente spetta a voi poi decidere, d'accordo? E scegliere per la vostra vita. Questo è il percorso di questa persona, ma la vita è vostra. Io lo ripeto sempre, mettetevi come priorità. Il vostro benessere deve essere al primo posto, a prescindere dagli altri. Quindi mi raccomando, d'accordo? Ovviamente, come sempre, questa stesa termina qui, quindi buon percorso karmico, se lo vorrete al fianco comunque di questa persona. Ovviamente, come sempre, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione. Mi raccomando, ragazzi miei, mettetevi sempre al primo posto. C'è una persona che dovete amare sempre e siete voi stessi, sempre per primi. D'accordo? Come sempre, ovviamente, buona fortuna e a presto!